una delle eccellenze dell'economia aretina. Siamo tornati alla Tratos di Pieve Santo Stefano, che tra l'altro in questi giorni ha conquistato gli onori della cronaca per la commessa in Inghilterra. Tra poco però ne parleremo in maniera più dettagliata. Siamo con l'ingegner Ennio Bragagni. Intanto l'anno della pandemia vi ha costretto anche voi a fare i salti mortali? Ancora li stiamo facendo. Ancora li stiamo facendo perché l'anno della pandemia, ormai è più di un anno della pandemia, perché ormai era marzo dell'anno scorso, quando è iniziato tutto il problema della gestione delle problematiche inerenti alla pandemia e a continuare, la possibilità di continuare a stare aperti, perché mi ricordo molto bene marzo 2020, quando arrivò il messaggio del Presidente Conte che diceva appunto che in base al codice Ateco chi poteva stare aperto, chi non poteva stare aperto. Poi ci furono tutte le direttive delle prefetture che dicevano che chi era collegato ad una catena filiera produttiva di certa rilevanza e interesse poteva continuare a stare aperto. Facemmo richiesta, la richiesta fu acconsentita, cioè non ci fu un diniego perché era il tacito assenso, e riuscimmo a continuare a stare aperti con enormi difficoltà, perché era da affrontare un problema che nessuno conosceva, nessuno sapeva come muoversi, le precauzioni da prendere, oltre che le mascherine che erano difficilissime da reperire, i guanti. Vi ricordate anche il discorso dei guanti? Oggi nessuno ci pensa più ai guanti, chi è che mette più un guanto, benché ancora siamo in una fase pandemica? Però con lo sforzo di tutti e in particolare di tutta la gente che lavora in questa azienda, perché va dato merito a coloro, non soltanto a proprietà, perché la proprietà non è che abbiamo obbligato nessuno a venire a lavorare, però abbiamo avuto un grandissimo supporto dal personale, dalla gente che lavora a questa fabbrica, gli impiegati, gli operai, tutte le maestranze si sono dimostrati disponibili e ci hanno seguito. All'inizio diciamo, faceva paura, c'erano delle persone che preferivano venire a lavorare non perché non volevo lavorare. Paura, il terrore c'era, la paura la seconda quindicina di marzo, i primi 15 giorni d'aprile, avevamo gente anche di una certa età, c'era da capirlo, chi è verso i 60 anni, 55, dice chi me lo fa fare? Però sbloccato il primo periodo, poi abbiamo avuto una grossissima partecipazione da parte. Per quanto riguarda la diversificazione della produzione, questo cosa ha comportato? Ha comportato che siamo riusciti, spostando anche le produzioni in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra per il mercato inglese, che qui non potevamo fare, oppure ottimizzando il ciclo produttivo in base al mercato che in quel momento tirava di più, perché c'era Telecom Italia ad esempio che chiedeva, perché tutto lo smart working, la didattica a distanza eccetera, ha chiesto a Telecom Italia di cominciare a installare più cavi di quelli che erano richiesti magari, quindi la richiesta del lavoro è stata importante e abbiamo cercato di seguire questo filone. Altri mercati in quel momento sono scomparsi, il mercato dell'energia inglese è scomparso perché per noi è molto importante, perché è calato inevitabilmente, essendoci meno cantieri, essendoci meno maestranze a lavorare. Inevitabilmente alcuni settori, alcuni mercati hanno calato, però ci sono stati altri mercati come quello delle telecomunicazioni, spinto sicuramente dalla didattica a distanza, dallo smart working come abbiamo detto, che hanno avuto un incremento importante. Lei in questa fotografia ha descritto bene perché vi è stato assegnato il codice Ateco, proprio perché se è stato possibile incentivare un certo tipo di attività, soprattutto quello legato all'attività scolastica, non dimentichiamo quello che c'è dietro, e la didattica a distanza la si fa attraverso i cavi che vengono inseriti, immessi nel ciclo produttivo, e la Tratos è la base e la forza di questo settore. Poi c'è il mercato inglese, voi avete avuto un grande successo visto che avete vinto una importante commessa di recente. Sì. Allora, è un lavoro che tantissimi anni che ci stavamo dietro in questo mercato delle ferrovie inglesi. È un mercato molto chiuso, molto difficile da entrare, perché i soggetti che hanno le capacità industriali, organizzative per potervi prendere parte sono poche e devi dimostrare in grado di esserlo. Oltretutto noi abbiamo uno stabilimento in Inghilterra, però sostanzialmente la Tratos è una società italiana, quindi dall'inglese magari vista in maniera, diciamo,
come un'azienda comunque estera, straniera, però nonostante ciò siamo stati molto bravi e capaci a dimostrare di essere in grado di poter affrontare un contratto di questo tipo, di queste dimensioni, che per noi sarà molto importante per il proseguo dei prossimi 4-5 anni, anche di più, perché poi sono mercati, sono clienti molto esigenti, però diciamo sei anche meno soggetto a cambiamenti ogni triennali, quadriennali, per cui riesce anche a instaurare, a organizzare una produzione in maniera più accurata, perché hai più continuità. Il problema nelle produzioni è quando sono brevi, corte, che innescano dei scarti di produzione notevoli. In questo caso dovrebbe essere un mercato per noi molto interessante, nuovo, e cosa molto importante, con una certa continuità per gli anni a venire. E sarà molto importante non soltanto per lo stabilimento inglese, che farà funzioni di produzione e di logistica, ma sarà un mercato molto importante, un ordine molto importante per lo stabilimento di Pieve Santo Stefano e per lo stabilimento di Catania. Quindi è un ordine che coinvolgerà tutte le 300 e passa persone di cui si fa parte questa azienda. Senta Bragagni, questa è un'azienda che fonda la sua essenza sull'innovazione. L'innovazione vi permette di essere competitivi? Sì, indubbiamente. Io sono certo che se guardiamo un catalogo di 10 anni fa, pochissimi cavi ancora li produciamo, perché questo è un'azienda fortemente innovativa alla ricerca di mercati più redditizi, più remunerativi, perché vedete anche voi gli investimenti che sono necessari per fare un cavo sono notevoli. Magari viene visto un cavo come un oggetto rotondo, lungo, installato sottoterra o per aereo, però al monte di questo c'è una tecnologia, in un'innovazione, investimenti molto molto onerosi. Quindi non è un caso che si parli di transizione digitale apposta? Sì, è una transizione digitale ma anche transizione energetica, perché oggi si sta parlando di innovare il mondo in generale, ottimizzando quelle che sono le sue risorse naturali. Quindi anche noi abbiamo clienti che cominciano a preoccuparsi di dire il contenuto di prodotto che viene fornito a loro deve avere un contenuto bio o un contenuto di riciclato. Oggi sono cose che negli ultimi anni sono nella bocca di tutti, ma noi è tanto tempo che facciamo questo tipo di ricerca e innovazione per ottimizzare le risorse energetiche. Se dico che avete anticipato il futuro, sbaglio? Speriamo, speriamo di averlo anticipato il futuro, no? Le cose abbiamo visto che cambiano in maniera molto repentina. Nessuno si sarebbe immaginato a giugno del 2019 di doversi trovare a fare un'intervista con le mascherine e dover vivere in questa situazione. Quindi l'innovazione c'è, va portata avanti e ci vuole anche un po' di fortuna. E allora ci prendiamo un impegno, tra un anno torneremo con Bragagni, che è anche un apprezzato pilota automobilista, senza mascherina ci rifaremo un'intervista, ok? Va bene, più volentieri.